Hello and welcome back to this so-called reaction videos. This is a new set of videos called Traveling and Speaking Italian with me and with native speaker. Today I'm gonna make a small commenting video on my chat with Michele, and you're gonna see portion of Rome. So after each sentence, I'm gonna pause and speak in English. Let's start. Ciao, buonasera anzi. Buonasera. Come ti chiami? Hi, good evening. What is your name? Ciao, buonasera is informal. Hi, good evening. Come ti chiami? What is your name? Michele. Ciao Michele, piacere. Di dove Ciao, Michele, piacere. I respond with the same level of informality. Hi, Michele, nice to meet you. Di dove sei? It's mean, where are you from? sei? Di Roma. È una città bellissima, guarda, mi racconti di questo rooftop meraviglioso? I am from Rome, di Roma. Again, Michele use abbreviation. Instead of saying sono di Roma, it's just, isn't it? I am from Rome. Where are you from? I am from Rome. He used short di Roma. And then I say, Michele, would you tell me a wonderful Rome is a marvelous city, is a beautiful city. Would you tell me about this marvelous rooftop? Because we are in a rooftop in Rome. Allora, qui di fronte ci abbiamo Casina Valadier, che è un Okay, so we have Casina Valadier. This is a name of a place. Qui di fronte ce l'abbiamo. Okay, so here in front we have Casina Valadier. ristorante per soli eventi privati, Ok. dove appunto è molto frequentato dai tanti americani. Which is a restaurant for only private events, where in fact is frequented by a lot of Americans. Dove di fatto è frequentato di tanti americani, which in fact is frequented by many Americans. E si trova dentro Villa Borghese. Tutta questa verde qui è tutto il parco di Villa Borghese. Which is located inside of Villa Borghese, che si trova dentro la Villa Borghese, is inside Villa Borghese. In fact, tutta questa parte verde qui, di fatto, it means, in fact, all this green area here in front. Grande parco di Roma, dove più a fianco abbiamo Villa dei Medici. That is the most beautiful park of Rome, il parco più bello di Roma, Villa Borghese. It's the most beautiful park of Rome, and qui di fronte abbiamo Villa dei Medici, and here in front we have Villa dei Medici, which is the villa of the doctors. La famosa Villa dei Medici, il museo, e a seguire poi si prosegue con le torri di Piazza di Spagna. And if you follow, you could see Le Torri, the tower of Piazza di Spagna. Le Torri di Piazza di Spagna are the ones that you could see here in the bottom. Le Torri di Piazza di Spagna, the towers of Piazza Spagna, a Spagna Square. Bellissimo. Poi praticamente, proseguendo per di qua a destra, abbiamo Vittorio Emanuele. And if you look here on the right, we have a Vittorio Emanuele. Poi qui a destra, and then here on the right we have. Ti seguo, anzi. I will follow you. Ti seguo, I'm following you. Ti faccio vedere di qua. I will show you from here. Abbiamo Vittorio Emanuele, siete alla Piazza Venezia. We have Vittorio Emanuele e Piazza Venezia. We have the name Vittorio Emanuele and Piazza Venezia. This is names of luoghi, of places. Tutti i tetti di Roma. And then tutti i tetti di Roma. All the rooftops of Rome. Tutti i tetti di Roma. A ondeggiare come se fosse un mare. Ad ondeggiare come se fosse un mare.
that are wavering the air as if it was the ocean or the sea. Fanno ondeggiare l'aria come se fosse un mare, which means they make the air to wave or like coming on a wave. Ondeggiare is when the waves can come and go. They make this to the air like it was the sea. Michele è un poeta. Michele is such a poetic guy, very intelligent. I cannot be more grateful for him doing that video with me. E beh, il tramonto parla da sé, ovviamente non c'è. Sì. E il tramonto parla da sé, and obviously the sunset speaks itself. Non c'è bisogno di parole. There is no need of word. Il tramonto, sunset, parla di sé, speak itself. Bisogno di spiegazioni. Non c'è bisogno di spiegazioni. There is no need to explain. Non c'è bisogno. There is no need spiegazioni to explain. L'estate è ancora più bello perché l'ora è più lunga, i colori sono diversi. In the summer is even more beautiful because the hour is longer and the colors are different. E come si chiama questo locale? Si chiama Terrazza Niner. E come si chiama questo locale? What is the name of this place or this location? It's called Terrazza Niner. Terrazza Niner is the name of this rooftop that you guys are seeing together with me. Niner. Di un hotel che si trova praticamente a 2 minuti da Piazza del Popolo. Which is also a hotel that is located 2 minutes from Piazza di Popolo, che è un hotel che si trova a 2 minuti da Piazza di Popolo. It's a hotel located 2 minutes away from Piazza del Popolo. Che praticamente si trova qua. That practically is located here and indicates below the rooftop. Che praticamente si trova di qua, that practically is located down here. Di fronte praticamente all'Hotel de Rossina. In front of Hotel de Rossina. This is Hotel de Rossina, di fronte, in front of Hotel de Rossina. Il famoso storico per... Which is another famous historical hotel. Per Ho molti capito. turisti. For a lot of tourists. So Hotel di Rossina is another historical hotel for many tourists. E per chi non è di Italia, puoi raccontarci cos'è un aperitivo? Wonderful. And for whom is not from Italy, can you tell us what is aperitivo? Quella cosa che ho appena preso con te. This thing that I just took with you. L'aperitivo è un... Visto che ho già bevuto il mio, però metterò la foto. Just that I already drink mine, but I will still put the picture. Cena, nel senso è un... Un aperitivo, one aperitivo, it's a pre-dinner, in sense. È un intermezzo tra il pranzo e la cena. It's one intermediate between the lunch and the dinner. We're talking about aperitivo. Ok. Quindi si fa dopo aver pranzato per stuzzicare, per farsi venire più l'appetito. So it's done after you had lunch, and it's done stuzzicare. It's the action to take a little bites of different things to open your appetite, aprire l'appetito, open appetite. Stuzzicare, it's to take, it's like a snack, snacking or slightly snacking. E per brindare anche a degli eventi particolari. And also to make chin chin for special event or salute each other with a drink. To celebrate eventi particolari is particular events. Quindi ci si porta un po' di cose che ho già mangiato. And then this means that they bring a little bit of food, for example, like the ones that you have seen that I already eat. Gratis, questo qua è tutto incluso nel drink, come... And they are gratis and they are free, included in the drink. Obviously, just so you guys know, the drink is about like $20 or so, but they bring a little bit of food with it. E cos'è lo Aperol Spritz?
Che cos'è lo Aperol Spritz? Aperol Spritz is a drink, it's like a cocktail. And now Michele is going to explain us a little bit the story of the Aperol Spritz. Spritz è nato a Venezia, nel nord Italia, e ovviamente è nato all'inizio non con il prosecco ma con il vino bianco. Aperol Spritz is a cocktail that is born in Venezia, north of Italy, and originally was a drink created not with the spritz or spumante, but with the white wine. Frizzantino, poi è stato modificato con il tempo, però White wine, slightly sparkly, that it was modified with the time. trovando la soluzione migliore che è il prosecco, perché è più frizzante del vino frizzantino. Finding the perfect solution, which is Prosecco, which is slightly more sparkly than the white sparkly wine. It means sparkly mean more bubbly and less bubbly than champagne. So Prosecco, it has a middle grade of bubbles, and also it's kind of drier than the white wine. Of course, white wine is drier, but it had more like an acid back taste, and spumante, it's more neutral, bitter back on the palatal taste. E l'Aperol è un prodotto tipico nato appunto a Venezia, anzi. An Aperol is a typical product, is a drink that has been born in Venezia. E si chiamava, la bottiglia originale si chiamava, se non sbaglio, Aspide. The original bottle of Aperol was called Aspide. Aperol is an orange drink. It's something like Fanta, but slightly different, and is used to create this cocktail Aperol Spritz. La bottiglia proprio originale dell'Aperol. E poi da lì è nata l'Aperol, che ovviamente è storica, insieme al Campari. And then was born the bottle of Aperol, the drink Aperol, together with the Campari. Ecco. Il classico aperitivo italiano. Lo spritz è classico aperitivo. Lo spritz is classical aperitivo italiano. Spritz is the classical drink that you could take when you have aperitivo, Italian aperitivo. Questo è lo spritz limoncello, consiglio anche da bere. Ecco, ah sì? Al posto dell'Aperol ci And there is this Aperol and then Aperol Spritz with limoncello, which is a version of this spritz. I normally take the classical Aperol Spritz, and here we are discussing about Aperol with limoncello. Anche lo spritz limoncello, ovviamente il limoncello che ricorda sempre il limone, ricorda ovviamente Sicilia. l'Italia. And then limoncello is a little bit more sweet. Obviously, it's a classical Italian drink, and it's coming from Sud. I connect this with Sicily because they have lemons, and limoncello is created by lemons and sugar. It's like also digestive drink. Sicilia, esattamente. Come penso io. Esattamente, quindi è nato anche l'Amalfi, che sta nella campagna, insomma, vicino. And it also born close to Amalfi Coast, Sud. Napoli, Close to Napoli. Sì. Close to Napoli or Capri, we're talking about sud of Italy, where they have a lot of lemon trees, where they produce this type of drinks. Tutte le isole che Bellissime. caratteristiche. All the characteristical islands, tutte le isole caratteristiche, all the typical islands. Molto bello questo. Puoi darmi conto, per favore? This is very beautiful. Puoi darmi il conto, per favore? Can you give me the bill, please? Certo, ecco qui, signora. Grazie. Certo, ecco qui, signora. He switched to official. Of course, here you go, ma'am. Ecco qui, signora. Signora is like more like an older lady. I don't know, I make such a horrible effect, guys. I'm so old, and he called me signora. It's fine. Grazie. Posso pagare con la carta o il cash? Certo, può pagare sia con carta che con cash. Accettiamo anche American Express. Posso pagare con la carta o cash? Can I pay with card or you prefer cash? Of course, you can pay with both, and we do accept American Express. Accettiamo American Express. Grazie mille. Grazie a lei. Grazie mille. It means thank you so much.
E grazie a lei, officially thanks to you. Official forum. And that was extremely pleasant, guys, to share with you my little portion of the aperitivo with Michele from Rome. I'm going to see him next month again, and we're gonna chat about the summer weather and this rooftop. I hope you guys enjoy this sharing, traveling, and speaking Italian with native speakers. Thank you guys for being here. I hope you enjoy this video. If you did, please press like, share, and subscribe. Bye-bye. Ciao, arrivederci.